arrivate le ospiti, è arrivata l'ospite del prossimo cortometraggio, del cortometraggio che sarà dopo Tre feriscono e due guariscono, che si chiama On Island West, che è un corto diciamo ambientato in un futuro distopico, e la durata è di 14 minuti, e abbiamo qui la regista, che è Carolyn Saunders, e abbiamo anche la nostra interprete Daniele Richiello, che invito entrambe a raggiungermi qui sul palco. Thank you and welcome so much for being here. Non posizionatevi davanti alle casse. Mettetevi davanti alle casse. Allora, quindi io non voglio rovinarvi la visione, non voglio inquinare le vostre menti, voglio rovinarvi la visione del corto, che è davvero molto particolare, sicuramente molto interessante. Quindi mi terrò, diciamo, un po' sul generale per quanto riguarda le domande, così come faccio sempre. La mia prima domanda riguarda la protagonista. Who is Aria? Chi è Aria? Aria is a young woman who's grown up on an island that has been separated from and isolated from the world for 20 years, and she is close to her family and they love her, and she's a racist, xenophobic young woman who has no idea what is out there in the outside world, because this is how she's been raised and she's never seen any other way. Allora, Aria è la protagonista del film, è una giovane donna, lei vive in un'isola separata dal mondo, in Inghilterra e Gran Bretagna. Lei ama la sua famiglia, è cresciuta razzista e xenofobica, ma non sa cosa c'è al di fuori del mondo in cui è vissuta, quindi non conosce l'altra realtà. Il film mostra e rappresenta la lotta per cercare di uscire dalle proprie tossiche convinzioni e abitudini, insomma eredità della famiglia, e la lotta per cercare di raggiungere una certa libertà di pensiero. Facendo questo getta luce su un proverbiale dibattito tra natura e educazione. Da dove nasce l'ispirazione per questa storia? The inspiration comes from a documentary I saw with two young girls, 11 years old, sisters, who were musicians. They were raised in a white supremacist community in America, and they sang racist songs at rallies for white supremacy, and they were awful. And they didn't know any better, though. And when I saw them, I was haunted by the thought of what would happen when they were old enough to have someone to meet someone from the outside world, and they were outside the bubble of their family and their mother, who was kind of a monster. And so I wanted to explore this question of how tightly we are bound by home. And even if the bonds of home are toxic, can we ever break away from them? And so I created Island West and Aria to explore that question. Allora, l'ispirazione per il film è nato grazie a un documentario che ho visto, racconta di due sorelle che sono musiciste e sono nate e cresciute in una comunità bianca su supremazia bianca in America, e loro cantano delle canzoni razziste. E allora lei si è chiesta cosa succederebbe quando, una volta cresciute queste ragazze, si trovano ad incontrare qualcuno che viene al di fuori di questa bolla in cui loro sono cresciute, e quindi si è anche chiesta se è possibile separarsi, distaccarsi da quello che è il legame con la famiglia e il modo in cui si è cresciuti. La domanda tipica da fare all'Ischia Film Festival, che appunto, come dicevamo prima, è il festival delle location. Che ruolo ha la location all'interno dell'opera? I chose this location, Cornwall, because traditionally in the UK, the two big problems as I saw them when I wrote the film were xenophobia and a lot of flooding that was caused by climate change.
And so I wanted to extrapolate both those problems, which is what we do with science fiction. And in Cornwall, every year it's flooded terribly. And so it was a very natural place to choose as extrapolating the floods. It would be cut off and become an island. And also Cornwall itself is quite nationalistic for its own region, so it became that way. And in addition, it has these big cliffs and wide sea, and it's very forbidding and beautiful at the same time. And I wanted a place that would... Really? You weren't even invited. I wanted a place that would show the dichotomy of Aria's journey, which is that, you know, she starts off and this island is her safe haven and her utopia, and as her eyes are opened, it becomes her prison, and the cliffs do that beautifully, I think. La scelta della Cornovaglia, diciamo, la location principale del film è la Cornovaglia. Questa scelta è dovuta al fatto che in Inghilterra ci sono spesso dei problemi legati a tutto il resto del mondo. Inoltre è uno scenario estremamente bello in cui la protagonista ha potuto esplorare la dicotomia di questa protagonista che parte, diciamo, con la consapevolezza, con l'idea almeno che lei viva in un paradiso sicuro, poi invece si accorge della realtà. Un'ultima domanda, ha qualche altra, qualche progetto sta lavorando su qualche progetto? Yes, I am working on a feature film that is based on the world of the short film, and the feature film is called Island West. It's the same characters, and it's a much bigger, it's the rest of Aria's story and Gabriel's story, and it's the story of this whole island and what happens with it. And we hope to shoot it before the end of this year. If anyone out there has any money. Crowdfunding in realtà. No, qui passerà un ragazzo con il cestino. So we wanna thank... Oh no, dobbiamo tradurre, scusate. Allora, sta lavorando al momento a un lungometraggio che si chiamerà Island West, con gli stessi personaggi, quindi Aria e Gabriel, la stessa storia e la stessa location, come sempre la Cornovaglia. E spera di poterlo iniziare a girare alla fine dell'anno, sperando nei fondi, se qualcuno vuole contribuire. So voglio ringraziarti tantissimo, no, thank you, and I want to wish you in bocca al lupo, as we say here. Allora ringrazio tantissimo Carolyn Saunders e ringrazio anche la produttrice Victoria Thorson. Thank you for being here with us. E ringrazio anche i registi che hanno fatto un'intervista qui con me prima, e vi lascio la visione di due guariscono e tre feriscono. Ho sbagliato? Ok, ho detto bene. E poi alla visione di On Island West di Carolyn. Grazie, buona visione, divertitevi. Scusate, non ho sportiato. No, ma